Ciao, salve a tutti. Perché il narcisista è perduto e vinci tu in amore? Per quale motivo il narcisista è perduto e comunque vinci tu, anche se ti sei lasciata con lui e magari è stato lui a scartarti? Di video sulla contromanipolazione del narcisista che hanno fatto a scuola ne ho fatti fin qui, su come gestire il narcisista, averlo in pugno, essere il suo chiodo fisso, averlo ai tuoi piedi e così via. Tutte cose possibili, perché di fatto ci sono narcisisti che si lasciano condizionare da donne o uomini più tosti, diciamo così, e soprattutto più autonomi, più indipendenti sul piano affettivo. E questo è anche uno dei motivi per cui si può vincere un narcisista in amore, perché basterebbe che tu fossi forte di ciò che veramente vuoi da chi ami, con un minimo, se non altro, di distacco emotivo, e basterebbe a lasciare su due piedi chi non ti ama, di essere in grado di lasciare su due piedi chi non ti ama e metterci una pietra sopra, se non a condizionare, a contromanipolare il partner o la partner. Il problema sorge quando tu sei completamente avvinghiata affettivamente al manipolatore affettivo, completamente dipendente sul piano affettivo al manipolatore narcisista, ma anche se si tratta di un border, di un istrionico, di un antisociale, di un sociopatico, di un bipolare, di chiunque comunque ti voglia manipolare, di fatto ti manipoli sul piano affettivo e psicologico. Ma perché alla fine, in definitiva, vinci comunque in tutti i casi, anche se provi un avvilente quanto sofferto senso di sconfitta, oltre che di delusione, dopo la chiusura con un narcisista o una donna narcisista. Il narcisista ti ha brutalmente scartato senza farsi tanti problemi, anzi con un senso di inevitabilità e un senso di diritto, andando sopra ai momenti di intimità tra voi, tutto il tempo trascorso insieme, l'intimità condivisa, le cose su cui ti sei aperta con lui, il senso di fiducia che gli hai accordato, ma anche donato, oltre all'amore, la dedizione che hai avuto per lui, la cura e magari anche la famiglia, i figli se ci sono, che hai creato insieme e dato alla luce. E nonostante tutto questo sei vincente? Beh, chi ha gettato via tutto ciò? Come fosse possibile cancellare tutto questo con un colpo di spugna? Cosa ti ha fatto credere ad un certo punto della relazione il narcisista? Ti ha dichiarato amore? Di solito un narcisista preferisce non profondersi troppo in dichiarazioni amorose, sentimentali, che poi potresti sempre rinfacciargli. Sicuramente però ti ha fatto credere che lui ti amava e che tu eri per lui la cosa più importante del mondo. Nulla toglie che si possa essere indecisi o non sicuri sui propri sentimenti o che si abbia la sensazione di necessitare di tempo, anche se solitamente non ci si pone nemmeno il dubbio se ad un certo punto il sentimento si fa strada, ma ammissibile che si possa frequentare un uomo o una donna senza che ci sia pieno amore. Onestà relazionale imporrebbe in questi casi di farlo presente al partner e comunque di non illuderlo. Se lo si fa, se si illude il partner e magari lo si fa scientemente nello scopo di illuderlo, ma anche se la manipolazione non è del tutto consaputa, in ogni caso c'è o disonestà di intenti un caso o incuria, negligenza, nonché sciatteria e mancanza a se stessi un altro caso. Ma i sentimenti non dovrebbero rappresentare la sfera di sé, di noi, che più di ogni altra siamo in grado di riconoscere e sentire come nostra, come la propria sfera di sé, ripeto, la propria, la nostra, perché il riconoscimento di noi stessi passa proprio per la dimensione affettiva. Se non siamo in grado di riconoscere i nostri sentimenti come tali, siamo esseri perduti, privi di identità, siamo nulla, un nulla riempito nel migliore dei casi di quello che vorremmo essere, ma non siamo, un sé gonfiato, non pieno, come appunto il sé di un narcisista. Quindi chi è perduto? E chi può vincere in amore? Vincere nel senso di essere in possesso di noi stessi pienamente, consapevolmente,
mentre amiamo ed essere in grado di riconoscere il nostro amore come anche quello dell'altro e nonché di poter godere e soprattutto gioire del sentimento di amore. Il narcisista? Il narcisista? No, ma tu sì, invece che puoi. Certamente puoi, sempre che non sei anche tu naturalmente un narcisista o una narcisista, allora sì, puoi avere in mano pienamente te stessa, te stesso, sapendo dove stai andando, cosa c'è veramente dentro di te e chi è veramente colui o colei che condividerà con te una parte di vita e i momenti più importanti della tua esistenza. E potrai costruire veramente, non creare bolle di possibilità solo ipotetiche, ma alla luce dei fatti irreali. Quindi fai tuo il sentimento di vincita, di pienezza, di riconoscimento di te, quel riconoscimento che non ha bisogno di gonfiamenti di ego, ma di espansioni semmai, o meglio ancora di costruzioni, di costruzione e creazione di sé, della propria realtà. E quindi sii fiera di te stessa, di te stesso, senz'altro facendo tesoro anche degli errori. Errori ne facciamo tutti, anche negli affetti, nessuno è infallibile, ma fare tesoro degli errori è un punto di forza, non certo una debolezza. Debolezza è invece là dove non si sarà in grado di riconoscere i propri errori, come accade al narcisista, e che proprio per questo non farà altro che perpetuare le proprie, mi verrebbe un termine, ma facciamo gli oxfordiani, perpetuare le proprie castronerie. Perché questo si farà quando si naviga a vista, senza sapere dove si va. Qualche cosa di buono si imbrocca ed anche un narcisista può imbroccarlo, anche nell'andare un po' ramingo, ma in mezzo a uno stuolo di fallimenti, perché quando non si ama alle spalle ci saranno solo tanti fallimenti e macerie. Ma non è questo il tuo caso, se sei qui a seguirmi per capire meglio ed anche per migliorarti, non è il tuo caso. Comunque sia, possiamo approfondire, possiamo calarci in profondità sulle dinamiche che hai vissuto o stai vivendo e mettere insieme i tanti tasselli per avere ancora meglio in mano quel senso di vittoria. Contattami pure per questo, vedi sotto nelle note il contatto mail o la pagina dove contattarmi. Ne sarò felice e sono sempre felicissima che mi segui, della tua presenza, di leggerti, di confrontarci. Un abbraccio forte e a presto. Ciao, ciao, ciao.